Quando si parla di Jayaman la sensazione è sempre la stessa, c'è qualcosa che va oltre quello che vediamo, un'immagine perfetta, costruita nel tempo, tra successo internazionale, fascino e attenzione mediatica, ma anche una realtà più complessa, fatta di retroscena, pressioni e momenti meno raccontati. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Newspage, il vostro reporter di fiducia e oggi sono qui per parlarvi di Jayaman, ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e di lasciare un bel like per favore. Jayaman, verità che nessuno dice, non è solo un titolo forte, è una chiave, una porta che se proviamo ad aprire davvero ci porta dentro un mondo fatto di dettagli spesso ignorati, di episodi dimenticati e di domande che raramente trovano risposta. Partiamo da un punto fondamentale, il successo. Jayaman non è diventato un fenomeno per caso. Serie TV di enorme popolarità, milioni di fan in tutto il mondo, un'immagine costruita con cura, ma il successo, soprattutto quando arriva così velocemente, ha sempre un lato nascosto, un lato fatto di aspettative altissime, controllo costante e pressione continua. Ed è proprio qui che iniziano i primi dubbi. Nel corso degli anni ci sono stati episodi che hanno fatto discutere, interviste in cui il tono sembrava più duro del solito, dichiarazioni interpretate come arroganti, momenti pubblici in cui qualcosa non tornava, nulla di clamoroso preso singolarmente, ma se li mettiamo insieme il quadro cambia. C'è chi sostiene che sia solo una questione di percezione, c'è che ogni parola venga ingigantita, ogni gesto analizzato troppo, ed è possibile, ma è anche vero che quando certe situazioni si ripetono nascono inevitabilmente una domanda, anzi nasce inevitabilmente una domanda. È davvero tutto come sembra? Entrano allora i giochi retroscena. Secondo alcune voci mai confermate ufficialmente, dietro le quinte non tutto sarebbe sempre stato semplice. Rapporti compressi, richieste precise, un forte controllo sulla propria immagine. Nulla di straordinario nel mondo dello spettacolo, certo, ma abbastanza per alimentare un'idea, quella di un equilibrio delicato, sempre sul punto di rompersi. E poi ci sono le teorie. C'è chi parla di una strategia precisa, di un personaggio costruito nei minimi dettagli, capace di adattarsi alle aspettative del pubblico, un'immagine studiata, perfezionata, mantenuta nel tempo. Ma fino a che punto è possibile controllare tutto? Altri invece vedono certi momenti fuori schema, una forma di verità, piccole crepe che mostrano qualcosa di più autentico, uno sguardo diverso, una reazione meno filtrata, un gesto che sfugge al controllo. E sono proprio questi i momenti che attirano di più, perché il pubblico in fondo cerca questo, non solo la perfezione, ma anche la realtà, qualcosa con cui identificarsi, qualcosa che rompa la distanza tra personaggio e persona. Non possiamo dimenticare poi i vecchi scandali o le polemiche che nel tempo hanno accompagnato il suo percorso, episodi che hanno fatto discutere, diviso l'opinione pubblica, acceso dibattiti e ogni volta la stessa dinamica. Da una parte chi difende, dall'altra chi critica. Ma forse il punto non è stabilire chi abbia ragione. Il punto è capire perché queste situazioni ci colpiscono così tanto. Perché quando si parla di Jayaman la reazione è sempre forte, sempre intensa.
come se non si trattasse solo di una persona, ma da qualcosa di più, di un simbolo. Ed è proprio questo il nodo centrale. Quando una persona diventa un simbolo smette di appartenere solo a se stessa, diventa un'idea, un'immagine, qualcosa che il pubblico senta di conoscere anche senza conoscere davvero. E allora ogni cambiamento, ogni dettaglio diverso, ogni momento strano diventa una notizia. Ma la verità, quella che forse nessuno dice, davvero è più semplice di quanto semplice. Jayaman è umano. E questo nel mondo dello spettacolo è quasi rivoluzionario, perché siamo abituati a vedere solo il lato perfetto, il sorriso, la sicurezza, il controllo, ma dietro tutto questo c'è una persona che vive pressioni, aspettative, momenti difficili, una persona che come tutti può avere giornate no, reazioni impreviste, emozioni contrastanti. Ed è forse proprio questo che vediamo ogni tanto tra le righe, non uno scandalo, non una rivelazione shock, ma frammenti di realtà. E allora perché continuiamo a cercare il segreto? Perché vogliamo a tutti i costi scoprire qualcosa di nascosto? Perché il mistero attira sempre. Ci piace pensare che ci sia qualcosa che non sappiamo, qualcosa di proibito, di nascosto, di rivelatore. È una dinamica naturale, ma spesso nel cercare qualcosa di straordinario perdiamo di vista l'essenziale, la normalità. La verità che nessuno dice potrebbe essere proprio questa. Non c'è un grande segreto, non c'è un lato oscuro nascosto, c'è una persona complessa, con luci e ombre come chiunque altro, ma accettarlo è meno interessante, perché non fa notizia, non crea titoli, non genera click, eppure è la parte più autentica. Alla fine tutto questo ci porta a una riflessione più ampia. Quando di ciò che vediamo online è reale? Quando è costruito? E quando siamo disposti a credere senza mettere in discussione? Il caso di Jayaman è solo un esempio di come il mondo dello spettacolo funzioni, di come immagini vengono create e mantenute, di come il pubblico reagisca. E forse la morale sta proprio qui, non smettere di guardare, ma imparare a farlo in modo diverso, con più consapevolezza, con meno giudizio, con la capacità di distinguere tra ciò che appare e ciò che è, perché dietro ogni verità shock c'è quasi sempre qualcosa di molto più semplice e paradossalmente molto più vero.